Ciao da Gabriele di Staticalmo, il canale che aiuta la tua azienda a prendere decisioni più rigorose con la statistica. Oggi voglio farti vedere la richiesta di un cliente. Chiedeva, voglio un grafico di questo tipo. Innanzitutto può sorgere come prima domanda che nome ha un grafico di questo tipo. Quando l'ho visto per la prima volta ho provato a pensare, grafico di flusso, su Google non ho ottenuto i risultati sperati. Confesso che dopo aver cercato e trovato il nome opportuno, ossia diagramma di Sankey, non ho trovato una maniera rapida per avere un risultato di questo tipo. Io in passato ho utilizzato un'estensione di fogli di calcolo di Google per ottenere questo tipo di diagramma. Però ti faccio vedere, ChartExpo ha creato questa estensione per i fogli di calcolo di Google che però ha una prova limitata e poi ti chiedono di pagare. Se vuoi un grafico del genere che ti serve soltanto per l'utilizzo, puoi utilizzare l'estensione di ChartExpo. Se ti senti proprio sicuro che ti serve solo una volta, altrimenti abbiamo altre strade. Un'altra ha a che fare con un approccio programmatico. Qui ci viene in soccorso Google Charts, ossia grafici di Google. Noi nel nostro foglio di calcolo andremo ad inserire uno script, ossia un pezzo di codice, ma io vedo un problema, che come vedi i dati li aggiungi a mano, quindi dici data, aggiungi riga e mette dentro il nome delle colonne che sta qui e il valore. Chiaramente si può rendere più automatico, ossia al posto di dire al codice ho questi dati qua, posso dirgli valli a prendere nell'intervallo XY del mio foglio di calcolo. Comunque questo approccio non risulta proprio accessibile. Quindi dopo aver verificato queste due strade, ammetto che mi sono trovato un po' in difficoltà perché comunque voglio farti vedere qualcosa di rapido, ma la prima hai un blocco nel tempo di utilizzo, quest'altra non hai un termine ma non risulta immediata. Quindi io ho chiesto a ChatGPT, uno strumento di cui parlerò in altri video, e effettivamente mi ha suggerito alternative che trovo più utili. Prima di arrivare ai risultati suggeriti dallo strumento, voglio mostrarti che in questo caso non conviene utilizzare Tableau. Se hai già visto altri miei video, saprai che utilizzo occasionalmente Tableau per una serie di attività. Ecco, in questo caso, così come in un altro, presente in un altro video, non conviene utilizzarlo perché, da come vedi nei video, questo ci impiega 19 minuti, quest'altro ce ne mette 5, quest'altro ce ne mette 9. E io voglio farti vedere un metodo che ce ne metti un minuto, a esagerare. Quindi Tableau purtroppo non conviene in questo contesto. Ti faccio vedere un altro approccio, anche questo programmatico, più o meno come quello di Google. Qui scrivi un codice, il linguaggio R che ho citato in altre occasioni, e hai appunto questo collegamento, ti dice come fare passo passo, ma hai il problema simile a quello di Google, ossia ci metti tempo a scrivere il codice, anche se comunque da qualche parte puoi scaricare qualcosa di già pronto, ma quel già pronto va comunque adattato. Ad esempio, va detto a quel codice prendimi i dati dal foglio di Google e per fare questo hai bisogno di una libreria e capisci che si va oltre il minuto. Rimane il fatto che rispetto a questa soluzione di Google, questa risulta un po' più immediata su certi aspetti. Ora arriviamo ai consigli di ChatGPT.
Innanzitutto abbiamo Flourish, che probabilmente avrai già visto utilizzato da varie testate giornalistiche italiane. Uno su tutti, Il Sole 24 Ore, che anche prima del Covid faceva ampio utilizzo di Flourish. Forse l'avrai incontrato anche sul giornale di Mentana, ossia Open, oppure, se conosci proprio la nicchia del giornalismo dei dati in Italia, lo avrai incontrato nel sito Open Police. Flourish ha questo vantaggio: carichi i dati e lui ci pensa a fare tutto. Quindi in questo caso abbiamo questo esempio di dati di elezioni politiche e vediamo che ad esempio dei radicali 46 hanno rivotato, qualcuno è andato nei moderati, qualcuno negli indipendenti e così. Quindi immediato, veloce, ma ha un limite. Posso usare solo dati scaricati, quindi non ha un aggiornamento automatico, come ad esempio può succedere su Tableau se collegato ai fogli di Google. Chiaramente aggiornarli manualmente prende 10 secondi, però può diventare una fonte di scomodità. Ho creato questi dati di esempio e adesso ti mostro come portarli su Flourish. Innanzitutto vado su File, gli dico scarica come valori separati da virgole CSV e vado su Flourish, gli dico carica, andrò nella cartella e selezionerò i dati. Mi dice questo rimpiazzerà il foglio corrente, altre cose. Mi dice che ha aggiunto 7 righe e come vedi abbiamo questo tipo di diagramma Sankey molto lineare. Ovviamente si può rendere più complesso creando degli step intermedi. Qua ne vedi parecchi, ad esempio. Ora, ultimo strumento rimasto consigliato da ChatGPT, abbiamo lui, uno strumento gratuito e a codice sorgente aperto per la visualizzazione dei dati. Gli diciamo usami adesso e ci troviamo di fronte varie modalità per importare i nostri dati. Qui possiamo sia caricare i dati nella stessa modalità di prima, sia da un collegamento. Addirittura possiamo incollarli. Però prima facciamo il metodo base per fare un paragone con la precedente soluzione. Ok, sta caricando, nessun problema. Adesso mi chiede, scegli un grafico e abbiamo quello che lui chiama alluviale e diciamo sì, anche se non mi trovo d'accordo sul nome, ma avrà i suoi motivi. Poi ci chiede di inserire variabili e otteniamo questo che si può modificare ulteriormente con i colori per renderlo più immediato nella lettura. Poi ci chiede esporta come vuoi tu e però non ci permette di fare come su Flourish, ossia copiare questo codice e inserirlo all'interno di un articolo per creare un riquadro apposito. Abbiamo un punto a sfavore. In questo abbiamo solo un formato statico, diciamo. Ma andiamo a vedere un'altra cosa. Io ho selezionato prima l'importazione tramite il file CSV. Io adesso provo a incollargli direttamente il foglio di calcolo. Per fare questo mi serve innanzitutto andare sulle impostazioni del foglio di calcolo e renderlo pubblico, altrimenti mi genera un errore. Poi lo incollo, dico carica, e come vedi abbiamo subito un problema di lettura.
Innanzitutto lui come separatore non vede una virgola ma un punto e virgola, ma se io provo a cambiare in virgola, come mi aspettavo, ha comunque problemi. Quindi, come vedi, alla luce di tutto ciò, vince essenzialmente Flourish in termini di rapidità e varie opzioni, come appunto la possibilità di esportare in varie modalità. Quindi, come vedi, io avevo 1, 2, 3, 4, 5 modi diversi, 6 includendo anche Tableau, per fare la stessa cosa, ma soltanto uno aveva tutto ciò di cui ho bisogno e soltanto una mi può fare risparmiare un mucchio di tempo. Anche se questa soluzione, voglio ripeterlo, nel caso in cui vuoi dati aggiornati vanno ricaricati, però 5 secondi e lo si fa. Se invece hai bisogno di aggiornamenti più frequenti e purtroppo su Flourish richiedono questi passaggi manuali, ti conviene utilizzare appunto un approccio più programmatico oppure automatizzare i passaggi manuali tramite un mondo che si chiama RPA, Robotic Process Automation. Ad esempio Microsoft ha un programma di nome Power Automate che consente di fare questa cosa, ma serve capire se conviene spostarsi su una soluzione del genere o spendere più tempo a automatizzare anche i passaggi manuali. Per questo video ho concluso. Spero di averti di nuovo insegnato qualcosa che trovi utile e se anche tu hai bisogno di una visualizzazione dati e non sai quale soluzione scegliere all'interno di una foresta di opzioni possibili, basta che mi contatti in uno dei principali social e ti aiuterò a trovare lo strumento che fa più al caso tuo. Ciao!